Francesco e la vera storia del presepe. Buongiorno, buona gente. Beh, che sono quelle facce? Il mio vi sembra uno strano modo di salutare? Ah, è vero, ormai le persone della vostra generazione non si salutano quasi più. Vanno di fretta, ma così di fretta da non accorgersi quasi degli altri, a meno che non vi inciampino. E poi i giovani dicono solo e sempre ciao, anche alle persone di una certa età o che non conoscono. Non vorrei sembrare presuntuoso, ma il mio saluto, pur non essendo fashion, è proprio un'altra cosa. Ora, ovviamente vi starete chiedendo a chi appartenga la voce di questo tizio curioso che parla in modo strano. Ma come, chi sono? Voi siete nella mia adorata valle e neanche sapete riconoscermi? Ho capito, con voi devo cominciare proprio dall'inizio. In effetti, io giunsi in questa terra tanti anni or sono, e se avete qualche minuto di tempo libero da trascorrere in mia compagnia, avrei piacere di farmi conoscere e di raccontarvi la vera storia del presepe. Allora aprite bene le orecchie, chiudete le bocche e aguzzate la vista. Il mio nome è Francesco, nacqui tantissimi anni fa in una cittadina chiamata Assisi. Tanto per farvi capire, ai miei tempi non c'erano automobili, aerei né biciclette. Per riscaldare le case e cuocere i cibi, le nostre mamme accendevano il fuoco nel camino. Non c'era la luce elettrica, ma solo le candele. Ma quello che vi sembrerà ancora più imbarazzante è che non avevamo la TV, perciò niente cartoni né Wii. Perfino le Winx e gli Avengers non erano ancora nati. Io ero un bambino, come tanti, ma sin dalla mia nascita e persino per la scelta del nome da darmi, i miei genitori cominciarono a bisticciare. La mia famiglia era benestante e non mi mancava nulla. Il mio sogno era diventare cavaliere, avere una bella spada, un cavallo tutto per me e diventare un supereroe per combattere a più non posso. In effetti cavaliere in qualche modo lo diventai e andai a combattere contro i nemici. Partii orgoglioso e baldanzoso, ma tornai distrutto e con la coda tra le gambe perché perdemmo la battaglia. Finii in carcere e mi ammalai gravemente. Dopo un anno di prigionia ero ridotto veramente male ed i miei genitori, preoccupatissimi, riuscirono a liberarmi pagando un cospicuo riscatto. Tornai a casa completamente cambiato e da quel momento cominciai a sentire di non essere felice, di non riuscire a riprendere le attività che avevo lasciato e soprattutto di non voler diventare un mercante di stoffe come mio padre. Sentivo una voce dentro il mio cuore che mi diceva notte e giorno che l'amore era la cosa più importante e che tutto il resto non contava nulla. Dovevo cambiare vita e amare Gesù, non con le parole, ma con i fatti, cioè dedicandomi agli altri e alla preghiera. Ovviamente mi presero tutti per matto. In effetti, di stravaganze ne ho combinate. Pensate che cominciai a distribuire i soldi di mio padre ai poveri e a vestirmi come un mendicante. Papà era disperato e pensava che fossi impazzito. Per tentare di farmi cambiare idea, arrivò persino a denunciarmi alle autorità per farmi arrestare, sempre nella speranza che tornassi sui miei passi. E fu così che un giorno mi tolsi i vestiti, mi spogliai completamente, restituendo tutti i miei abiti a papà. Fu una tragedia e fui costretto a lasciare Assisi. Nel mio peregrinare, sempre rigorosamente a piedi, giunsi a Poggiobustone, un paesino vicino Rieti, dove trovavano rifugi briganti. Si tratta di un luogo con una vista meravigliosa, da cui potevo ammirare quella che oggi, grazie a me, è nota come Valle Santa Reatina. Proprio lì il mio cuore e la mia anima trovarono riparo e capii di essere stato perdonato per tutte le mie azioni di cui non andavo certo fiero, anzi, a dire il vero, di cui mi vergognavo moltissimo. La pace, la serenità della valle mi spinsero a tornarvi più volte, anche se gravemente malato e quasi cieco. E fu in questi luoghi che io realizzai il primo presepe della storia. Si avvicinava il Natale del lontano 1223 e io mi giravo e rigiravo sulla roccia in cui dormivo, pensando a come avrei potuto ricordare e vivere la nascita di Gesù. Da quando ero tornato dalla lontana Palestina, non pensavo ad altro che alla Natività. E poi c'era Greccio che mi ricordava tanto Betlemme. Non potevo stare con le mani in mano. Volevo capire cosa aveva provato il Figlio di Dio venendo al mondo non in una reggia,
ma in una mangiatoia puzzolente. Siccome quel pensiero fisso non mi mollava, colsi l'occasione di un'udienza concessami da Papa Onorio III per chiedergli di poter realizzare la prima natività della storia. E lui, con mia grande sorpresa, mi dette l'ok. Tornato a Fontecolombo, non stando più nella pelle, chiamai in tutta fretta il mio caro amico Giovanni Velita, un bell'uomo, alto, forte, che possedeva molti terreni in quel di Greccio. Dissi a Giovanni: vorrei celebrare con te il Natale. Scegli una grotta dove farai costruire una mangiatoia e dove condurrai un bove e un asinello, e cercherai di riprodurre, per quanto è possibile, la grotta di Betlemme, perché voglio vedere almeno una volta con i miei occhi la nascita di Gesù. Giovanni, generoso di gran cuore com'era, non si stupì più di tanto per la mia richiesta e decise di aiutarmi nell'ardua impresa. In soli 15 giorni preparò quanto gli avevo chiesto e finalmente giunse la notte di Natale. Non potevo usare il cellulare con WhatsApp, Instagram o Snapchat, né tantomeno le caselle di posta elettronica, non perché non vi fosse campo o la connessione internet, ma semplicemente perché la tecnologia non esisteva ancora. Perciò con l'antico mezzo del passaparola invitai tutti i miei frati e gli abitanti di Greccio e dintorni, che accorsero numerosi nonostante il freddo inverno. Giunsero nel bosco da luoghi vicini e lontani, illuminando il percorso con torce e ceri. Quando arrivai sul luogo, il mio cuore fu colto da una gioia indescrivibile nel vedere che tutto era pronto e perfetto. C'erano il bue e l'asinello che si guardavano intorno circospetti. Avevano intuito che doveva trattarsi di un momento importante, ma mai avrebbero pensato di essere gli attori principali della scena. E c'era anche la mangiatoia ricolma di paglia per accogliere e riscaldare il bambino. I miei occhi non riuscivano a trattenere le lacrime per la grande commozione e le mie labbra tremavano nel pronunciare il nome di Gesù e di Betlemme, tanto da sembrare quasi una pecora che belava. Il mio amico Giovanni vide il vero bambinello in carne ed ossa riposare tranquillo tra le mie braccia. I frati, gli abitanti, gli animali e tutta la natura intorno assistettero in un silenzio gioioso e furono colti da grande sorpresa. Si narra anche di alcuni miracoli avvenuti in seguito, come quello della paglia del mio presepio, che fu utilizzata per sanare in modo prodigioso le malattie degli animali e per allontanare le pestilenze. In realtà, amici, vi dico che poco contano i particolari di quella che fu la notte delle notti. Poco importa anche che io sia diventato santo e famoso ovunque. È invece essenziale che a voi e a tutto il mondo giunga il mio messaggio di amore e di pace. E se ci pensate bene, se non fosse così, dopo quasi 800 anni, non si parlerebbe ancora in ogni casa ed in ogni angolo del nostro pianeta di me e di quella notte gelida e buia, in un bosco su un monte roccioso, sconosciuto e lontano dalle grandi città, illuminata dalla sola luce del bambinello e delle stelle. Ciò che più conta però è che a partire da quella notte, proprio per ricordare la nascita di Gesù, è nata la tradizione di costruire in ogni casa un presepe, attorno al quale riunire tutta la famiglia e ritrovare la pace del cuore. Buon Natale a tutti voi.